microcontrollori sono dei piccoli sistemi che integrano al loro interno un processore in grado di fare dei calcoli e tutta una serie di periferiche per interfacciarsi con il mondo esterno. Potrebbero essere sensoristica o attuatori e normalmente vengono utilizzati in sistemi come questo che sono privi di interfaccia utente. Come si fanno a programmare questi sistemi? In una maniera che ricorda quello che è un calcolatore, ma dobbiamo pensare di avere molte meno risorse, più povero. Quindi serve un programmatore che normalmente permette di interfacciare il vostro microcontrollore con un calcolatore. Quali sono le funzioni che dobbiamo fare? La prima è quella di debug del software, quindi tramite questo noi riusciamo a mettere a punto il codice affinché non abbia dei bachi significativi sotto il profilo funzionale e abbiamo la possibilità di analizzare anche le caratteristiche tipicamente temporali di questo codice. L'altro aspetto è quello a un certo punto di trasferire il programma, una volta che funziona, in una memoria che sia non volatile e presente nel mio sistema embedded. La memoria non volatile serve perché a un certo punto io staccherò l'alimentazione e voglio che quando riaccendo il sistema il tutto torni a funzionare. Quindi questo tipo di sistema mi permette di fare tutto, da un lato di interfacciarmi con un programma sul PC con il quale io metterò a punto l'applicazione, dall'altro di andare a scrivere nella memoria non volatile che è del mio sistema il codice finale. Dove si utilizzano i microcontrollori? In qualunque applicazione che non sia un calcolatore. Quindi lo troviamo nascosto, embedded, per esempio nel nostro frigorifero o dentro per esempio una centralina di un'automobile. Oppure lo trovate a volte in un sistema per il controllo della temperatura domotico. Sono tutte quelle applicazioni dove l'elettronica viene nascosta, infatti a volte si parla di invisible computing, dove in realtà c'è elettronica ma è soggetta a molti vincoli. Normalmente vengono prodotti per il mercato consumer, quindi devono avere basso costo, probabilmente un consumo energetico ridotto qualora debbano essere alimentati a batteria e anche la possibilità di essere all in one, nel senso che chi disegna questi sistemi deve usare la minor quantità possibile di componenti. Per questo è un elemento chiave il microcontrollore, perché già di partenza è in grado di integrare un microprocessore per fare i calcoli e tutta una serie di periferiche per permettere di interfacciare con sistemi che diventano veramente microscopici la parte di calcolo con l'ambiente nel quale dovrà essere in grado di operare.